Buongiorno a tutti, parliamo oggi di refrigerazione e di applicazioni legate agli scambiatori a piastre saldobrasati. Come immagino sappiate tutti, gli scambiatori a piastre saldobrasati sono un elemento ormai insostituibile nella realizzazione di gruppi frigoriferi, chiller per il raffreddamento e la refrigerazione di acqua o soluzioni incongelabili. Vengono utilizzati tipicamente come condensatori ad acqua, nel caso di condensazione ad acqua, ma soprattutto come evaporatori, quindi come scambiatori tra il gas frigorigeno che evapora e il fluido, quindi l'acqua, la soluzione glicolata o l'olio o comunque il fluido da raffreddare. Qual è l'evoluzione che stanno percorrendo i nostri partner di Kaori? Realizzare degli scambiatori microchannel. Ricorderete un video nel quale vi parlavo della profondità di stampaggio degli scambiatori a piastre e dove accennavo alla profondità di questi canali che si aggira dai 2 mm, 2 mm e mezzo, 3 mm a seconda del fluido con il quale si va ad utilizzarli. Come sappiamo tutti, uno dei problemi legati all'effetto serra è quello della presenza dei gas frigorigeni quando vengono liberati in atmosfera. La sfida dei costruttori di macchine frigorifere e di scambiatori è quella di realizzare macchine con la stessa resa termica ma con un contenuto di gas sempre più ridotto. Questo per avere dei volumi di freon, di gas frigorigeno che nel caso in cui vengano dispersi sono decisamente più contenuti. Ovviamente questo presenta anche altri vantaggi dal punto di vista di volano termico, di inerzia termica eccetera, ma non è questa la sede nella quale voglio parlare. Voglio parlare di scambiatori microchannel, ovvero sono scambiatori saldobrasati con dei canali molto piccoli che consentono di utilizzare meno gas al loro interno per ottenere lo stesso effetto di resa termica. Che, come ricorderete, nel video precedente avevo parlato di diametro dei canali, diametro di passaggio, che deve avere una certa dimensione per evitare sporcamenti, evitare intasamenti e quindi varia in funzione dell'applicazione per la quale si va ad utilizzare lo scambiatore. Nel caso dei chiller, l'acqua che ricircola all'interno dell'evaporatore è un'acqua che circola in circuito chiuso, ovvero è sempre la stessa acqua che gira su se stessa. Di conseguenza, una volta che abbiamo caricato il nostro impianto con acqua glicole o acqua trattata e una volta che quest'acqua è stata filtrata all'origine è sempre quella che circola, quindi difficilmente avrà delle particelle tali per cui andrà a intasare o a incrostare lo scambiatore, nel caso specifico l'evaporatore. Peraltro l'evaporatore lavora a delle temperature molto basse che sono sicuramente inferiori alle temperature di precipitazione dei carbonati e di conseguenza motivo in più per cui questi scambiatori decisamente non si sporcano o non si intasano. Motivo in più per cui si possono utilizzare dei canali decisamente più piccoli, riducendo quindi la quantità di gas frigorigeno all'interno della macchina e creando delle macchine frigorigene con un carbon footprint ancora più ridotto. Interessante, vero? Vi saluto, grazie per l'ascolto.